Aveva 6 anni quando suo padre fu ucciso da un dipendente per una disputa sul lavoro. Genovese di nascita, suo padre era venuto in California a cercare fortuna negli anni 60 dell'Ottocento, ma invece dell'oro aveva fondato un business di prodotti agricoli. Giusto il tempo di tornare in patria e sposare la sua Virginia, e si era stabilizzato a San José. Amadeo era il suo primo figlio, il primo nato in California, ma nessuno allora si sarebbe aspettato che la fortuna della sua azienda frutticola si sarebbe interrotta così presto. Dopo la sua morte, la madre Virginia si risposò con un mercante locale, Lorenzo Scatena, e il suo nuovo padre prese subito Amedeo sotto la sua egida, insegnandogli il mestiere e spingendolo a coltivare la fortuna che aveva ereditato dai poderi paterni. Amadeo imparò presto e si arricchì moltissimo, lasciando il college e sposando Clorinda Cuneo, la figlia di un magnate di San Francisco. A 31 anni, venduto il business e liquidata la sua parte di eredità, si ritrovò in pensione e con un ricco conto in tasca. Fu in quegli anni che Amadeo ebbe la sua intuizione originaria di concedere prestiti ai migranti che non potessero dimostrare la loro credibilità finanziaria. Al tempo, infatti, le banche li concedevano solo ai ricchi. Il modello di Amedeo però era diverso. Invece di condizioni pregresse, il cardine principale per fare prestiti era per lui il trust, la fiducia personale. Fu così che nel 1904 aprì a San Francisco la Bank of Italy per supportare connazionali in cerca di un'opportunità. Il suo momento arrivò 2 anni dopo, il 18 aprile del 1906, quando il terremoto di San Francisco distrusse completamente la città. Giannini fu l'unico a fare prestiti senza richiedere immediate garanzie economiche, sulla base di una stretta di mano, per chi sapeva che voleva ricostruire. E fu lui il grande banchiere dietro la rinascita della città. Grazie a questo modello, Bank of Italy crebbe negli anni successivi e divenne negli anni 20 Bank of America, oggi una delle più grandi istituzioni finanziarie del paese. Su quello stesso modello incentrato sulla fiducia, Giannini finanzierà il Golden Gate negli anni della Depressione, il progetto di Biancaneve, il primo Technicolor di Walt Disney alla fine degli anni 30 e la ricostruzione degli stabilimenti Fiat dopo la guerra. Fu il trust il cuore della sua voglia di costruire. Il trust è quell'orizzonte aperto che aveva ereditato dal padre e che lo accompagnò per sempre, fino a essere incluso dalla rivista Time tra i 100 uomini più influenti del XX secolo.